Ciao amici, benvenuti su Guitar Zen. Nel video di oggi parliamo di un brano scritto da un vero e proprio califfo della musica mondiale, proprio un boss totale, ovvero Sting. Non vi porto un brano dei Police, che comunque sono un gruppo che adoro la follia, ho ascoltato e ascolto tuttora tantissimo, ma una traccia della seconda parte della carriera di Sting, quella solista, un brano in questo caso del 1993. Rinunciamo quindi un po' a quel furore selvaggio giovanile, appunto, che avevano i Police, in favore di un sound più, diciamo così, sofisticato, più elegante, diciamo un po' meno fish and chips e un po' più passeggiata a piedi nudi in un vigneto toscano, ecco, diciamo così. La canzone in questione è Seven Days, tratta dal quarto disco solista di Sting del 93, appunto, come vi dicevo, Ten Summoner's Tales. Sting basso e voce, Vinny Colaiuta alla batteria, David Sanchez alla tastiera e alla chitarra la nostra guida per questo video, ovvero Dominic Miller, fido collaboratore di Sting e figura preziosissima in termini anche proprio di costruzione del sound. Chitarrista magari non particolarmente appariscente, ma dotato di una eleganza, di una raffinatezza, di una sobrietà veramente fuori dal comune. Un chitarrista veramente prezioso e per certi aspetti un collaboratore incredibile. Basti pensare che uno dei pezzi più famosi di Sting, che è Shape of My Heart, in realtà l'ha proprio scritta Dominic Miller, no? Tutti pensano che l'abbia scritta Sting, in realtà l'arpeggio di chitarra super iconico è stato proprio scritto da Miller. Meglio di così Sting secondo me non poteva trovare come chitarrista di fiducia. Perché vi porto questo brano? Perché gli porto questo brano, Kiki? Innanzitutto perché dal mio punto di vista è un pezzo della Madonna. In secondo luogo, più nello specifico, parliamo di un brano che secondo me è una sorta di manuale di come scrivere un pezzo che sia allo stesso tempo di, come dire, facile fruibilità, un brano easy listening, un brano possiamo dire pop, ma senza ricorrere a scelte magari banali, scontate, tritrite, insomma, con una predisposizione alla ricerca, all'avanguardia, al costruire un sound particolare veramente, veramente notevole. A incominciare dal metro ritmico che, come avrete sentito, non è un classico 4 quarti, bensì un tempo basato su un tempo composto, un 5 quarti. Ma anche da un punto di vista armonico le soluzioni sono veramente interessanti, quelle soluzioni che un po' costruiscono il sound caratteristico di Sting, che ce lo fa riconoscere dalla prima nota anche quando non ha ancora incominciato a cantare. Più tecnicamente accordi di nona a pioggia. Comunque, banda alle ciance e entriamo nel vivo del pezzo. Incominciamo subito parlando del metro ritmico, come vi dicevo, del groove del pezzo. Il brano è in 5 quarti, quindi un tempo composto. Banalmente lo possiamo contare in ogni battuta 1, 2, 3, 4, 5. Oppure, se preferite, appunto, scomporlo in un 3 più 2 o un 2 più 3, ok? Quindi 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, ok? In particolare, in questo brano, il groove, il 5 quarti, viene interpretato in modo abbastanza particolare. Ve lo suono, no? Il pattern ritmico fondamentale è questo, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Abbiamo fondamentalmente due soli colpi, per così dire, due soli appoggi. Il primo in battere sull'1 e il secondo sul levare del 2, ok? Tum, pa, tum, ta. Quindi la cellula ritmica lascia un sacco di spazio, un sacco di libertà e un sacco di dinamica a tutto quel delirio ritmico poi che di fatto fa Vinny Colaiuta alla batteria. Ed è sempre molto bello quando troviamo un, diciamo così, metro ritmico non convenzionale, perché il 5 quarti non è che è strano, è semplicemente che siamo meno abituati a sentirlo. Dicevo, è molto bello quando, molto affascinante quando troviamo un brano che appunto ha un metro ritmico non convenzionale e per certi aspetti non lo percepiamo tale, cioè noi non percepiamo l'effetto di un brano prog super intricato, per intenderci, cioè l'idea del 5 quarti qui non è quella di andare a stupire l'ascoltatore, semplicemente dare al pezzo un respiro diverso, un andamento diverso, cioè il fatto di riuscire, tra virgolette, a mascherarlo, di riuscire a renderlo, per così dire, fruibile. Questa roba qua, questo aspetto, questa sensibilità qua, la troviamo per certi versi anche in tutto quello che è il discorso armonico e melodico del brano. Ora io ovviamente mi soffermo per lo più sulla parte armonica, ok? Perché ci sono delle soluzioni che sono
tanto eleganti quanto particolari se andiamo a vederle un po' da vicino. Vuoi mai che riusciamo a portarci a casa qualche spunto anche magari per le nostre composizioni, per le nostre canzoni? Vediamo un po' di che si tratta. Allora, il brano è in Do, ok? Quindi su questo non ci piove. Tonalità di Do maggiore. Vi dicevo, grande uso però degli accordi di nona, ok? Lo vediamo applicato appunto a un Do maggiore, ok? Quindi immaginatevi questo bel Do maggiore suonato all'ottavo capotasto, quindi con la forma di Mi. Per fare l'accordo di nona, in questo caso, cosa facciamo? Andiamo a sacrificare, tra virgolette, la tonica, la fondamentale che stiamo facendo qui con il mignolo, la andiamo ad alzare di un semitono, ed ecco che da così a così il sound per magia si fa più etereo, più indefinito, più aperto, più particolare. Questo accordo qui si trova utilizzato veramente a mani basse nella scrittura di Sting, poi appunto io non so quanto in composizioni sue o di quegli altri scriteriati, Andy Summer o Stuart Copeland. Comunque, banalmente, basti pensare che più famosi brani dei Police, faccio per dire, no? Every Breath You Take e Message in a Battle, tutti e due sono basati su accordi di nona, ok? No? Vi ricordate, no? Every Breath You Take. Anche qui abbiamo un bella nona, ma anche Message in a Battle ha in versione minore un'idea simile, no? Vedete, ve ne rendete conto da questa posizione abbastanza aperta della mano, col mignolo proprio che va in questo tipo di posizioni proprio a prendere l'intervallo di nona rispetto alla fondamentale. Vi dicevo appunto, quindi così facendo costruiamo un'armonia più pianistica che non chitarristica, anche solo per il fatto che per noi chitarristi prendere questi accordi non ha veramente uno sbattimento, cioè sono scomodissimi, praticamente è la fiera della tendinite, no? Se non ci siamo abituati, bisogna prenderli con un pochino di calma, ecco. La sonorità però che ne deriva è super sofisticata, super affascinante, proprio perché come vi dicevo prima, l'accordo maggiore diventa un po' meno scontato, un po' meno prevedibile e invece più aperto, più etereo, ok? E su sta cosa qua Sting fondamentalmente ci sguazza. Andiamo a vedere tutti il giro di accordi e il voicing precisi della strofa, ok? Magari facciamo così, ve la suono un attimo al volo, vi suono il primo giro di strofa e poi li commentiamo, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Ok, questa è la prima strofa. Notate che sono tutti accordi maggiori, ok? Non c'è un accordo minore, sono tutti, la strofa è costruita tutti su accordi maggiori. Nella fattispecie Do, che è il primo grado della tonalità, poi, quindi Do nona, poi Mi bemolle nona diesis quarta, e qui mettiamoci un asterischino, perché sta roba qui, a parte il suono bellissimo e particolare, eh, non è compreso nella tonalità di Do, cioè il Mi bemolle maggiore, questo è un accordo maggiore di fatto, non c'è in Do. Quindi mettiamoci un asterischino che dopo andiamo a commentare, cerchiamo di capire cosa è passato per la testa di Sting quando ha messo giù questo accordo. Mi bemolle nona diesis quarta, Si bemolle nona, ops scusate, anche questo non presente nella tonalità di Do, quindi l'asterischino c'è anche qui. Poi atterriamo su un Sol, quinto grado di Do, quindi qua torniamo in una situazione più canonica, preso prima in questo voicing e poi nuovamente con il voicing con la nona, già qua la mano incomincia ad allargarsi un bel po', Fa nona, quarto grado, niente di strano, che viene preso prima con questo voicing e poi con questo voicing. Ok? Aggiungiamo in questo caso anche il suono della tredicesima, ok? Che è qua, presa in questo punto. Ora, perché è affascinante l'uso di questi due accordi, quelli
vi ricordate, no? Con l'asterisco, mi bemolle e si bemolle. Innanzitutto, vabbè, l'effetto finale, a prescindere dalla teoria che ci può essere dietro, che poi è importante fino a un certo punto, dal mio punto di vista, il risultato è fighissimo, no? Il risultato è molto morbido, elegante e non scontato. Ma cerchiamo di capire quale può essere la suggestione sonora che c'è dietro a sta roba qua. Ora, ovviamente, io adesso qua vi faccio un'interpretazione, nel senso che, come vi dicevo, credo poco nel ricondurre tutto a regole. Mi interessa più che altro capire che cosa percepisce il nostro orecchio, cioè la storia che ci raccontano i suoni. Ora, prima considerazione. Il mi bemolle e il si bemolle è vero che non sono in tonalità di do maggiore, ma sono contenuti nella tonalità invece parallela minore, cioè nella tonalità di do minore, ok? In particolare, diciamo, il mi bemolle sarebbe il primo grado, se pensiamo in termini di do minore, quindi non più di do maggiore ma di do minore, quindi pensiamo al do minore come sesto, il mi bemolle è un primo e il si bemolle è un quinto, ok? Quindi in realtà se ragioniamo rispetto a un do minore, ecco vedete che già questi due accordi incominciano a centrarci qualcosa e questo ci spiega anche il perché stanno così bene in questo contesto. In questo caso però mi sento di fare un altro tipo di approfondimento, cioè va bene mi bemolle come primo e si bemolle come quinto, ma secondo me forse è ancora più appropriato pensare a questi due accordi, siccome che qua abbiamo la diesis quarta su mi bemolle, più che altro come quarto e come primo. Ok? Quindi il mi bemolle come un quarto e il si bemolle come primo. Se pensiamo a mi bemolle come quarto, si bemolle come primo, quindi tonalità di si bemolle maggiore, ecco che il do, che rimane comunque il nostro punto di riferimento sonoro, ok? Questo con questo ha a che fare il concetto di tonalità, ok? La tonalità non è soltanto qualcosa di astratto, la tonalità ci dice qual è il suono di riferimento attraverso cui sentiamo tutti gli altri suoni, no? Noi la musica non la percepiamo suono A, suono B, suono C, ok? Una nota non ha di per sé valore al nostro orecchio, per il nostro orecchio. Una nota ha valore per il nostro orecchio nel momento in cui si relaziona con un altro suono, cioè noi fondamentalmente sentiamo intervalli, è così che sperimentiamo delle sensazioni in musica. Quindi la tonalità ci dice, tipo tonalità di Do, cosa ci dice? Il Do è il suono come il sole attorno a cui gira tutto il resto, ok? Tutti i suoni che sentite si relazionano con questo suono fondamentale che è il suono del Do. Può essere maggiore, può essere minore, quindi si possono relazionare, questi suoni si relazionano con la mia nota fondamentale, con una sonorità più maggiore, più minore, ok? In questo caso quindi non è che noi stiamo modulando, non è che stiamo andando in si bemolle, il nostro orecchio continua a percepire il do come punto di riferimento, come appunto sole attorno a cui gravitano tutte le altre note, ma con delle suonature diverse. È bellissima sta cosa, cioè se questo è un quarto e questo è un primo, cioè se questo è un primo, il do diventa un secondo, ok? Quindi un accordo minore, quindi questo combacia con quello che vi dicevo prima, del pensare al do in questo momento come un do minore, ma un secondo, quindi con la sesta maggiore, che guarda caso è la diesis quarta di mi bemolle. Ok? Questa cosa qua è meravigliosa. Ribadisco, non pensiamo in termini teorici, pensiamo rispetto al fatto che la bellezza dei suoni, la bellezza del muovere compositivamente le voci di un accordo, ci consente di creare la suggestione che ci sia qualcosa che in realtà non c'è. Cioè il nostro orecchio, in questo punto, con questo passaggio, è come se per un attimo sentisse un passaggio da un do maggiore, come tonalità, a un do minore dorico. Quindi un do minore dorico che non è la tonalità minore, sesto grado, è un minore un pochino più brillante, un pochino più aperto, proprio dato
dall'estensione della sesta maggiore, ok? Quindi questa è un po' la suggestione che si crea. Ecco spiegato il perché, nonostante apparentemente si vada fuori tonalità, in realtà noi non perdiamo mai di vista il focus sul Do, perché in realtà ci stiamo comunque girando attorno, solo che lo stiamo, tra virgolette, travestendo da qualcosa di diverso. È come se suonassimo Do minore senza suonarlo. Ovviamente tutta sta cosa sta anche in piedi perché torno al punto di partenza. Gli accordi di nona, più indefiniti, più eterei, ovviamente consentono di cucire meglio questo tipo di passaggi, ok? Almeno dal mio punto di vista. È come se la nona andasse a levigare magari la durezza di alcuni passaggi. Cioè, se io vi facessi semplicemente, ok? Diventa un pochino più spigoloso, ok? Con le none tutto questo si smussa, si amalgama meglio, con un sapore vagamente jazzistico. Molto bene, dopo tutto sto pippone sul mi bemolle e si bemolle, vediamo un po' come va avanti sta strofa. Quindi vi ho fatto vedere il primo giro, il secondo giro è identico, soltanto che alla fine, invece che esserci il Fa ehm, nona, avremo un Mi maggiore, ok? La sonorità è questa qui. Eccolo qua. Anche qui, figo, molto figo come soluzione. Qui Mi maggiore, possiamo intenderlo, o almeno io così lo intendo, come una dominante secondaria, ok? Anche se non è un accordo di settima, ma una triade maggiore, in realtà la nota Mi c'è nella tonalità di Do, avremo un Mi minore, teoricamente, ci mettiamo l'accordo maggiore che quasi svolge funzioni di dominante secondaria verso che cosa? Verso il La minore. Ok? Crea un certo grado di tensione verso il relativo minore di Do, che in realtà non arriverà, cioè, o per meglio dire, arriva nel ritornello, ma arriva dopo un bel po', ok? L'effetto complessivo è un qualcosa che crea varietà, vagamente straniante, ma neanche poi così tanto. Di base si riesce a creare tutto il pathos che serve. Tra l'altro, tutto il pathos che serve anche per passare, appunto, come dicevo, al ritornello. Il ritornello inizia però con un Fa, ok? Ok, quindi da Mi, ta 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 ta, vedete che c'è questo semitono che, ok, dà una propulsione notevole, no, all'inizio del ritornello. Quindi, grazie a questo accordo, una parte del nostro orecchio incomincia a sentire tracce di un La minore che di fatto non arriva subito, ci spiazza, semitono avanti, partiamo invece il ritornello con il Fa. Il ritornello è spettacolare, è un'esplosione veramente è magistrale come è stata scritta, proprio ci porta a spasso praticamente Sting all'interno, ci porta a fare una passeggiata all'interno della tonalità di Do, utilizzando un movimento delle voci in realtà abbastanza semplice, ma non per questo banale. L'idea fondamentalmente è di continuare a salire, 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 salire. È un continuo crescendo questo ritornello. Vi faccio vedere la parte, l'arrangiamento proprio di Dominic Miller, quindi poi dopo magari parliamo delle sigle degli accordi. Però di base quello che dobbiamo imparare è sta robetta qua. E si ritorna alla strofa, ok? Va bene. Ragioniamo un attimino in termini di sigle. Come si sviluppa il ritornello? Fa, quindi il primo accordo della progressione è un Fa, siamo quindi sul quarto grado di Do, Fa diesis diminuito, che funziona come un ponte, come un bridge cromatico per collegare il Fa al grado successivo della tonalità, ovvero il quinto grado che è Sol, che però non viene suonato qua, ma viene suonato con le tre corde a vuoto, quarta, terza e seconda corda.
Dopodiché Sol diesis diminuito, quindi stesso giochino di prima, che viene preso con questo voicing, e anche lì che ha la funzione di collegarci con il grado successivo della scala, della tonalità di Do, che è La minore. E vedete che alla fine è arrivato il La minore, vedete che alla fine è arrivato quel La minore che era stato in un certo senso predetto dal Mi maggiore, ultimo accordo della strofa, ok? Un po' così. Nell'aria c'era questa vena malinconica, arriva 4 accordi dopo, 5 accordi dopo, ma arriva, ok? Un po' noi lo sapevamo che sarebbe arrivato, ma non te lo fa arrivare subito Sting, te lo fa arrivare dopo un po', a metà del giro del ritornello, bellissimo. Quindi vi dicevo, Sol diesis diminuito, La minore, Fa maggiore, triade, scusatemi, Sol maggiore, quindi siamo tornati praticamente all'inizio, abbiamo fatto tutto il giro, no? Eravamo partiti da Fa, siamo tornati a Fa, Sol, e qui, occhio, nuovamente un Sol diesis diminuito, che ci serve per attaccarci alla minore della battuta successiva, che però non viene suonato con questo voicing, ma viene di base suonato con una piccola melodia, in questo modo qua. Quindi abbiamo Fa, per poi approdare nuovamente alla minore. Ok? E qui sulla minore un po' si stabilizza. Quindi La minore, sesto grado di Do, che viene alternato con questo arpeggio qua bellissimo, questo accordo, questo voicing, che dovrebbe essere, il basso mette Si bemolle, ok? Basso mette Si bemolle. Quindi di base, secondo me, lo possiamo interpretare tranquillamente come un Si bemolle settima, diesis quarta. Ok? Bellissima come soluzione, ok? Super sospesa, super indefinita, mega punti interrogativi. Ma al finale si appoggia su questo accordo, se possibile, ancora più malinconico, se vogliamo, più unexpected, e cioè un Fa minore, ok? Fa minore con la settima maggiore. Qua, il Mi al canto. Che di base è il quarto grado minore, forse ne abbiamo già parlato in altri video. La sottodominante minore, quindi il quarto grado minore, quindi Do, Re, Mi, Fa, solitamente sarebbe maggiore, noi in questo caso lo prendiamo minore, ha una grande funzione di risoluzione proprio verso il primo, ok? Per intenderci, ok? Cadenza che avrete sentito in 150 miliardi di pezzi, quarto grado minore, sottodominante minore, funziona molto bene per risolvere nuovamente sul primo. E guarda caso, infatti, è l'ultimo accordo del ritornello. Quindi dopo questo ritorniamo a casa. Già che ci siamo, pigliamo due piccioni con una fava, vi faccio un piccolo recap del ritornello e vi faccio vedere però anche dei voicing diversi mettendo anche il basso, perché chiaramente la parte di Dominic Miller viene suonata nel contesto di un arrangiamento più generale in cui ci sono tutti gli strumenti, quindi lui fa la sua parte bella lì incastrata, un arrangiamento strafigo, con la sua propria voce. Se siete da soli magari avete bisogno anche di sentire dei bassi un po' più pieni. Quindi come possiamo suonare il ritornello di Seven Days utilizzando banalmente i bassi sulla sesta e sulla quinta corda? Un'idea potrebbe essere questa. Prendiamo il Fa in questo punto, Fa diesis diminuito, Sol, Sol diminuito, La minore, Fa, Sol, Sol diesis diminuito, La minore, Si bemolle settima diesis quarta,
lasciamo il mi che canta, no? A vuoto. Bene amici, grazie mille per aver visto il video fino a qui, fino alla fine. Come sempre, se il contenuto vi è piaciuto, mi piacino, campanella, like, tutte quelle cosine lì. Vi saluto, vi ringrazio, vai di 7 Days e ci vediamo alla prossima. Ciao!